Ciao a tutti e benvenuti e bentornati nel mio canale, io sono Alessia del Ser Journal e in questo video non mi vedrete perché sono in un momento un po' full, quindi sto facendo questa cosa proprio con voi dall'inizio alla fine perché appunto non ho troppo tempo per spiegarvi. Quindi il tema di novembre sarà un tema un po' gattaro, diciamo. Io non ho animali, non ho gatti, però mi piaceva l'idea di un novembre un po' al chiaro di luna, tipo, no? Come concetto. Quindi mi ispirava l'idea di questo gatto che stava un po' all'ombra di questo lampione, che è un po' come mi ci ritrovo ultimamente quando che vado ai mercatini e magari verso sera si comincia a smontare gazebo e tutto quanto e ci si ritrova un po' così, come gatti solitari al chiaro di luna, no? Quindi diciamo questo novembre sarà un po' minimal e un po' anche non triste, ma comunque tranquillo, no? Quindi come un gatto al chiaro di luna, ecco. E niente, quindi come sempre tutto quello che utilizzerò lo trovate giù in info box. Comunque sono, e come vedete di lato ce li ho, i Fibra Color 100 colori e li ho utilizzati per fare praticamente tutto, quindi dall'inizio alla fine, anche tipo le sfumature, quelle che vedete, i colpi di luce, ho utilizzato i Fibra Color Metal, che sono appunto quelli che ho usato anche nel tema di ottobre. E mi sono ispirata a una illustrazione che ho trovato su Pinterest, che se trovo l'artista che l'ha fatto ve la taggo qui sotto, ma dubito perché era proprio un'immagine buttata là e comunque mi piaceva tantissimo e allora mi sono ispirata a questa illustrazione, l'ho un po' scopiazzata e poi ci ho fatto un tema, diciamo, quindi un po' semplice però comunque diciamo d'effetto, anche per chi ha poco tempo, comunque una cosa che è carina da realizzare, veloce. Quindi ho fatto la cover page, gli ho dato un po' di colpi di luce con l'uniposca bianco e poi ho fatto la pagina laterale che non sapevo minimamente cosa disegnare. Poi ho pensato di ripetere questo discorso dei cerchi con dentro cosine, quindi ho fatto un cerchio più piccolo, un cerchio più grande e qui poi volevo mettere il calendario breve, non il month calendar, quello vero e proprio sarà appunto nella pagina successiva. E qui ho ripetuto un po' il gatto, io non sono capace a disegnare proprio zero, quindi l'ho proprio ripetuto un po' a caso sto gatto e poverino, è anche un po' magrolino, un po' troppo lungo forse. Gli ho rifatto diciamo il discorso dell'illuminazione che gli arrivava dal lampione, come se fosse che adesso stia andando via diciamo da questo lampione. E poi appunto ho ripetuto sempre gli soliti decori come le piantine nere in ombra e appunto lo stesso colore per il cielo con le stelline bianche. Ecco, poi appunto come vi dicevo ho aggiunto il calendario sotto che appunto mi serviva più che altro per aggiungere un qualcosa in quel buco che c'era lì sotto perché mi sembrava un po' vuota la pagina, non sapevo se metterci una citazione, non c'erano tante citazioni da mettere in questo novembre tranquillo, quindi ho semplicemente messo il calendario, prima l'ho scritto a penna ma era un po' troppo trasparente, quindi l'ho scritto poi con un brush pen un po' più spesso, giusto per dargli un po' più di importanza. Quindi poi sono passata appunto al month calendar che appunto ho fatto prima la pagina di destra perché mi sono ripresa con lo stesso disegno del lampione e ho avuto un'illuminazione, a proposito di illuminazione, che volevo fare appunto che il cartello, cioè quello delle spese fosse illuminato cioè fosse un cartello illuminato dal lampione. Quindi ho fatto prima questo lampione, poi mi sono resa conto che dovevo disegnare prima il cartello, quindi poi quando ho disegnato il cartello mi sono resa conto che c'era il beige sotto che rompeva le balle perché non sarebbe venuto proprio bene, sembrava un vetro, però vabbè dai, insomma, sapete che se voi volete copiarlo disegnate prima il cartello e poi l'illuminazione magari. E niente, quindi le spese le segnerò in questo cartello illuminato dal lampione e poi nella pagina di sinistra pensavo comunque di lasciare il solito month calendar un po' più semplice perché fare tutto con questo tema tanto colorato, a parte che finivo i pennarelli e mi dispiace finire i pennarelli, ma diciamo preferivo rimanere un po' più basic, se no diventava tutto troppo pesante e avevo paura anche che magari trapassasse e mi rovinasse la cover page, quindi sì, ho fatto una cosa più pesante a destra e un po' più leggera a sinistra, adesso tra poco vedrete.
e ho colorato tutto bene il cielo, guardate che bello, sembra che piova perché è tutto a strisce. Poi sempre con l'uniposca bianco ho fatto la luna, che tra l'altro facendola un po' con segni a caso, quindi non lineari ma un po' tipo gomitolosa, è venuta quasi fosse diciamo i crateri lunari, quindi non è neanche venuta male. Quindi se volete fare una luna fatta bene, fatela tutta disegnando come fosse un gomitolo e viene da Dio. E qui poi ho scritto le spese, ho fatto che la scritta si illuminasse di bianco quando era illuminata dal lampione, e poi ho scritto month calendar con il solito pennarello blu, gli ho fatto i colpetti di luce con l'uniposca, e poi qui non sapevo più come fare il month calendar. Volevo fare una cosa leggera, una cosa che si vedesse, e mi è venuto in mente che tempo fa avevo visto che qualcuno, non mi ricordo chi in realtà, aveva fatto questo month calendar molto semplice con le lineette, e allora ho voluto ripeterlo, quindi ho ripetuto le linee per ogni diciamo giornata, e dentro la linea scriverò il numero del giorno. Ho fatto una linea in più, mi accorgerò dopo, adesso vedrete che arrivo in fondo con i numeri e erano troppi, comunque vabbè, insomma fa il suo effetto in ogni caso. Poi volevo metterci un gatto, quindi l'ho messo lì perché metterlo vicino al cartello ormai era un po' mainstream, quindi l'ho messo lì che faceva compagnia al month calendar, e questo è il month calendar finito. Ho aggiunto le stelline anche un po' in giro a caso, ho aggiunto un po' di crateri in più alla luna per dargli più profondità, e poi volevo finirla qui perché non avevo più tempo, però dopo ho detto no, devo fare l'Abyss Tracker, e invece siamo tornati all'Abyss Tracker. Qui ho fatto i cerchi con un vassoietto che avevo qui, ho scritto mood invece che habits perché ero proprio lesa quella sera che ho fatto questa cosa, e mi accorgerò solo dopo, quando farò la pagina di fianco, che non era un mood ma era un habits, quindi se voi dovete scrivere, scrivete habits e non mood, perché non so perché ho scritto mood, e forse perché ero in mood, sappiamo. Comunque ogni cerchio rappresenta un habits, per rappresentarli stavolta non l'ho scritto ma ho fatto dei disegnetti, quindi ho fatto il disegnetto dell'omino, ho fatto il disegnetto dell'omino che solleva i pesi per il workout, della piantina per mangiare bene, e della healthy food diciamo, e dell'icona di Instagram per postare. E poi ho fatto la parte di destra che come al solito la dedico ai mercatini, soprattutto in questo periodo ne ho diversi, quindi ho fatto 4 cerchi perché ogni domenica più o meno vado a un mercatino, quindi ogni cerchio rappresenta un mercatino, e dopo scriverò quanto ho guadagnato, come è andata, eccetera. E niente, quindi questo è il tema, spero vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!